Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, una nuova puntata del nostro podcast. Questa settimana parliamo di un argomento molto interessante che c'entra ovviamente con gli espatriati, che sono i nostri clienti principali, mettiamolo così, e che però insomma copre tutto lo scibile dell'essere umano. Insomma, la prendo un po' larga, giusto per dirvi che comunque vi potete sempre iscrivere al nostro canale, andare su unavitadalontano.com, questa mi piace perché poi Emiliano la rimonta precisa, iscrivervi ai nostri podcast, consultare le nostre pagine social. Insomma, basta cercare Una vita da lontano e ci trovate. Potete insomma trovare tante storie di tanti expat, di vicini lontani, e tante storie a cui insomma ispirarsi magari. Come sempre tutte le settimane con me Emiliano Pilotti e Piero Carlucci da una località sconosciuta che il bunker segretissimo che mi permette di evitare qualunque guerra, qualunque malattia, qualunque pandemia. È un piacere ritrovarvi. Volevo sottolineare che non siamo sulle pagine gialle per i boomeroni, per cui dovete cercarci su pagine reali che siano sul web. Detta questa informazione senza la quale non si poteva sopravvivere, sigla. Ciao a tutti, ciao Raffaele e ciao Piero. Allora diamo il benvenuto subito al nostro ospite che si sta appendendo sempre di più all'inizio. Scherzo. Allora, abbiamo con noi questa sera una personalità multipla, un imprenditore, uno che si è fatto tutto da solo, in collegamento dall'Italia per cambiare. Noi andiamo sempre lontano in dei posti improbabili, dove non siamo mai stati. Invece stranamente Milano la conosce. Allora io ho un fogliettino per evitare e sicuramente sbaglierò l'accento. Allora Daniele, benvenuto. Francescon, e qui fino a qui ci siamo. Tutto è perfetto. Tu sei il cofondatore di un'azienda. Io anticipo questa cosa, ma perché altrimenti arriverebbe alla fine del tuo racconto, quindi che si chiama Serenis.it, ovviamente, e adesso scopriremo io e Piero insieme ai nostri ascoltatori come mai siamo con te a fare questa chiacchierata, oltre a piacere insomma di conoscere qualcuno di nuovo. E non hai sbagliato nessun accento, quindi buonasera e grazie per avermi qui, è un piacere, sarà una bella chiacchierata. Allora, in preparazione di puntata, diciamo in briefing, usando delle parole straniere a caso che però hanno dei significati tecnici. Così, tu buttane lì una ogni tanto. Sì, ogni tanto, giusto per dimostrare che siamo internazionali. Insomma, ci dicevi che ci tieni ovviamente al fatto che non sei di Milano e il tuo cognome lo dimostra. Da dove vieni, da dove è partita, diciamo così, la tua avventura? E io vengo da una ridente cittadina a sud di Padova di 5.000 anime che si chiama Casal Serugo e poi sono a Milano da 10 anni ormai, quindi, e poi ho viaggiato un bel po', quindi ci sarà modo di parlare delle mie avventure all'estero sicuramente. Però all'interno dello spostamento iniziale, cioè quello della provincia di Padova fino a Milano, sostanzialmente ho usato lo stesso passaporto dell'impero austro-ungarico, vero? No, ho usato il passaporto normale, però sì, vale anche, sarebbe valso anche quello, siamo rimasti in zona, diciamo. Perfetto. Allora, noi di solito ci occupiamo di espatriati anche al contrario. Abbiamo fatto qualche puntata con stranieri che hanno deciso di diventare italiani o di vivere la loro vita qui da noi, stranamente. Questo potremmo aggiungere come battuta tra parentesi, e poi abbiamo parlato con italiani che vivono nei posti più strani, improbabili o normali, come appunto l'Australia, gli Stati Uniti, eccetera. Allora, intanto quali esperienze con l'estero hai avuto
come ti sei mosso per... Allora io tecnicamente sono rientrato anche ai sensi diciamo delle ultime evoluzioni normative, e allora io sono stato ho fatto durante l'università sono stato prima in Erasmus in Finlandia 4 mesi, poi sono stato negli Stati Uniti a fare uno scambio, poi ho lavorato all'ambasciata italiana a Santo Domingo, quindi ho visto anche un paese totalmente... Un paese nel quale, scusa se ti interrompo, Piero e un altro paio di amici pensavano di aprire una lavanderia a gettoni, ma questo è un'altra cosa. No. L'errore, è un grande errore. La nostra è una lavanderia industriale per servire gli hotel delle varie... Okay. Nel caso l'officina commerciale, l'ufficio commerciale dell'ambasciata vi avrebbe potuto aiutare, dove lavoravo io come stagista, a capire come orientarvi, e poi sono rientrato in Italia e poi l'ultima grossa esperienza all'estero è quando ho fatto l'MBA. Quindi ho fatto un MBA a Singapore, in SEAD, e quindi sono stato circa mezzo anno a Singapore e mezzo anno in Francia durante questa esperienza. Poi sono rientrato e da quel momento, diciamo, ho le radici abbastanza piantate in quel di Milano, dove ho anche una figlia milanese più di me, nel senso che lei è nata a Milano e io no, quindi sono rientrato qui. Un po' di giri l'MBA fatti. su che cos'era, tra l'altro? E l'MBA è un Master in Business Administration, è abbastanza, diciamo, tonda come esperienza, si fa un po' di tutto, è una specie di ripassone di tutti i principi di economia per chi ha fatto almeno 4-5 anni di lavoro, e quindi c'è di tutto, c'è dalla finanza alle risorse umane, organizzazione, negoziazione, marketing, c'è tutto. Si studia un sacco e si fa ancora più festa. È una cosa che consigli tu adesso, già che ci siamo, rispetto a... È una cosa che allora devo dire che in Italia non ha lo stessa traction, per usare un termine inglese che vuol dire qualcosa, cioè appeal, per usare un termine straniero, che ha in altri paesi, e quindi io lo consiglio, sì, assolutamente. Nel mio caso era sponsorizzato perché me l'aveva pagato l'azienda per cui lavoravo allora, e quindi ancora più utile, nel senso del ritorno sull'investimento ancora meglio, però lo consiglio soprattutto per chi ha voglia di fare un cambio di carriera, perché mette un bel hard stop e ti dice: bene, ricominciamo, e posso poi... È un bel mi vengono solo parole straniere, passepartout. Va bene. Non so perché è colpa di Emiliano, però è un bel modo, secondo me, per ricominciare o per cercare di fare un passaggio un po' più largo rispetto a quello che faresti in una carriera normale. Se poi invece vuoi andare all'estero, è un passaporto incredibile, nel senso che io mi ricordo molto bene con l'MBA in SEAD, se avessi voluto andare a lavorare ovunque, lo conoscono molto di più dell'università di Padova, alma mater sempre sia lodata, però insomma quello sicuramente. E si può fare a tutte le età, perché io conosco gente che l'ha fatto anche a 50 anni come esperienza lavorativa, e anche online, tra l'altro, insomma, non necessariamente inline. Ci siamo persi Emiliano, non so se lo vedo Emiliano più. si è scurato ed è andato a fare un MBA. Comunque continuando, insomma, dopo dall'MBA, quindi... E dall'MBA quindi ho fatto sono tornato in consulenza, che me l'aveva pagato, e quindi giustamente mi rivolevano indietro a sfruttare il fatto che mi fossi preparato, e ho fatto un paio d'anni ancora di consulenza in Boston Consulting. Poi ho lasciato la consulenza, sono entrato nel gruppo A2A, dove ho fatto la mia prima esperienza da startupparo, che in un'azienda che si chiama NEN Energia, che non so se conoscete, se l'avete mai sentita nominare. Se no, problema mio, visto che mi sono occupato del marketing, però è stata una bellissima esperienza. NEN Energia, sì. È stata una bellissima esperienza, in realtà Stai anche parlando con due persone che sono oltre 15 anni che non vivono più in Italia, quindi esatto. Il marketing la meravigliosamente, ma noi eravamo poco recettivi. No, esatto, diciamo che non mi sento in colpa perché non eravate nel target, nell'audience, però in realtà NEN è stato un grandissimo successo, e dopo NEN un gruppo di persone che lavoravano in NEN è stato chiamato da Poste Italiane per fare la loro società di energia, che a breve dovrebbe essere operativa. Però nel frattempo ho conosciuto Silvia, la mia socia,
attuale, mia co-founder, a lei non piace che la chiami socia, e abbiamo cominciato a parlare insieme del progetto di Serenis, che è una piattaforma online per il benessere mentale e che è un progetto che ci trovava molto affini come storia, nel senso che entrambi per motivi diversi era una fase in cui avevamo capito che cosa voleva dire fare terapia, prendersi cura del proprio benessere mentale e così via, due percorsi completamente diversi. Nel mio caso il lavoro, ok, mi ha portato il lavoro, le scelte, insomma un sacco di cose di cui potremmo parlare, però mi ha portato a cominciare a fare terapia e a vedere i benefici, e nel fare terapia ho anche capito che era un grande sbattone trovare la persona giusta, capire dove andare, farlo online e così via, e del grande sbattone nasce grande idea, e quindi con Silvia ci siamo detti, lei veniva da Pronto Pro, che era un'azienda che gestiva professionisti online, io venivo da Nen, quindi conoscevo anch'io il mondo dell'online, del digitale e così via. Ci siamo detti, secondo me noi ce la facciamo a sistemarla. Fast forward, per usare una bellissima parola inglese, un annetto scarso, adesso Serenis è un'azienda che ha oltre 400 psicoterapeuti che lavorano da noi, siamo quasi 20 persone, insomma adesso è tutta un'altra storia, insomma sta già macinando bene la macchinina. Diciamo. L'hai raccontata molto, molto dritta, però siccome noi tutti, insomma Emiliano no perché è un libero professionista, però insomma io e Piero lavoriamo per quello che è corporate adesso in diversi, però lavoriamo per qualcuno. Il salto tra il dire lavoro per qualcuno e mi metto da improprio, insomma, che è una cosa che tutti pensiamo a un certo punto della nostra vita, perché magari torniamo dall'ufficio e diciamo che palle, non ce la faccio più, odio tutti quanti, adesso mi faccio una mia azienda. Come è stato e quanto è stato difficile, psicologicamente, così poi andiamo più avanti, quanto è stato complicato, insomma. No, è stato dolorosissimo. Tanto che non è stata una scelta. Io la prima volta, quando ho cominciato a parlare con Silvia, che invece era ancora imprenditrice, diciamo, aveva appena venduto la sua prima startup e stava pensando di fare questa, io la prima volta ho detto no, proprio no, ma poi io avevo appena cambiato, stavo nell'azienda più grande d'Italia con, vabbè, voi siete uomini corporate, quindi potete immaginare anche il pacchetto, no, di benefit, di roba, tutto alla grande, quindi però la verità è che il motivo per cui alla fine l'ho fatto è lo stesso per cui esiste Serenis, che non stavo bene. Cioè io non stavo bene, ma proprio fisicamente. Cioè io andavo dal fisioterapista tutte le settimane perché continuavo ad avere male il collo, male qua, male là, male su, male giù, finché è stata lei, la mia fisioterapista grandissima Federica, e che mi ha detto, senti, guarda che possiamo lavorare quanto vuoi sul fisico, ma forse hai bisogno di darti un'occhiata un po' più dentro. E nel percorso ho scoperto che cosa mi piace, che cosa mi motiva, che cosa mi fa alzare la mattina, e non era andare a lavorare per una grande corporate. E quindi un percorso travagliatissimo in realtà, non mi sono svegliato una mattina e ho detto oggi faccio l'imprenditore. No, è stato molto complicato, e se non ci fosse stata Silvia probabilmente da solo non l'avrei neanche mai fatto, detta proprio che ha spinto. Insomma, questo mi ricorda il mio anno svizzero, che è stato l'anno in cui ho avuto più dolore di sciatica in tutta la mia vita rispetto al resto. Insomma, quando me ne sono tornato in Irlanda, l'eccesso di fonduta DM, o di, come si chiamano, di noi canederli, ma i pizzoccheri probabilmente erano, che si mangiavano Lugano. Ma insomma sì, capisco il dolore proprio fisico, perché lo stress poi si accumula e si abbatte. Sì, poi il corpo ti dà segnali. Prima di passare alle domande serie, io purtroppo ho la funzione di fare domande idiote, per cui il primo punto interrogativo che mi veniva era se nel vostro reparto a R&D, giusto per usare ancora addirittura un'abbreviazione straniera in questo caso, state elaborando il modo per far sì che anche la tua fisioterapista possa offrire i propri servizi online. Vuoi la vera risposta a questa? Io faccio fisioterapia online con lei. Quindi. Perché lei sta a Padova, io sto a Milano,
e quindi faccio una bellissima cosa che adesso che si chiama Schiena Amica, dove siamo io e persone molto più avanti con l'età di me, dove ci prendiamo cura della nostra schiena una volta a settimana, per cui esiste già il fatto che si può fare il Fisiopilates. Sì, esatto, è chinesi qualcosa, però tendenzialmente lei ti dice mettiti così, fai così, tu fai una fatica immane a rimanere in quella posizione, però nel frattempo ti fortifichi migliori, insomma. Però lo faccio, quindi esiste già. Non posso rubarglielo. Sì. Abbiamo recuperato Emiliano. No, io ho sentito, stavo solo combattendo qui con la telecamera, visto che il figlio dello Scarparo va sempre in giro con le scarpe rotte, e ho sentito quasi tutto, mi sono un po' distratto perché ovviamente, quindi io voglio fare un passo indietro e da prima, che quando hai elencato, diciamo così, brevemente le tue esperienze all'estero, io mi vorrei soffermare inizialmente giusto su quei 4 mesi di Erasmus in Finlandia, che mi hanno incuriosito tantissimo, soprattutto come prima, non dico prima esperienza, sicuramente sarai stato all'estero in viaggio, in vacanza, no, prima di quella, quindi hai cominciato subito con un paese facilissimo che è la Finlandia, con una lingua vicinissima alla nostra, usi e costumi e soprattutto clima esattamente uguale. Ci sono stato d'inverno e al nord della Finlandia, quindi un bijou. Cioè eravate tu Babbo Natale e gli elfi praticamente, le renne, cioè le renne dappertutto, cioè una roba incredibile. Una cosa, ho tantissimo come, scusa? Ripeti, Piero? Eri in Erasmus o eri deportato? Mi sono deportato da solo. O molto coraggioso o diciamo così molto alla garibaldina, si va e si fa, no? Che tipo di esperienza è stata per primo acchitto all'estero? Usi e costumi diversi, clima diverso, una situazione diciamo così non attraente. Intanto perché hai scelto la Finlandia? Ho scelto la Finlandia per un motivo molto stupido, che è che non mi avevano preso negli Erasmus nei paesi in cui parlavano inglese, tipo l'Inghilterra, che c'era solo quella, e quindi mi hanno detto, beh, però sai, nei paesi nordici sanno parlare l'inglese, siccome io volevo imparare l'inglese, e a Copenaghen anche lì mi hanno rubato il posto e è rimasta la Finlandia, tra l'altro a Oulu d'inverno, quindi ci sono finito sostanzialmente. Però mi sembrava una roba, dico, parleranno bene inglese, meglio dell'Italia sicuramente, quindi sono partito e sono andato lì. E nessuna esperienza è sprecata, perché se uno sa farne tesoro, quella è una di quelle cose che o torni in Italia e non vai più via da nessun'altra parte mai, oppure magari ti fa venire voglia di andare a vedere qualche altro posto. Che cosa ti ha lasciato questa prima esperienza, che poi comunque è un'esperienza di studio, e qualcosa avrai dovuto anche riportarti tecnicamente? Ma è stato il primo momento in cui mi sono accorto che esistevano le culture diverse dalle mie, cioè poi quella roba lì per me è stata folgorante, perché poi infatti, come vi raccontavo, ogni occasione buona sono andato all'estero poi da lì in poi, quindi no, è stato bellissimo. È stato anche molto figo il fatto che facesse freddo e buio tutto il giorno, perché ha creato molto legame tra le persone che erano lì a soffrire insieme, detta così. E no, è stato molto bello. E poi ho imparato l'inglese, cioè io comunque non lo sapevo, quindi per me, per quanto uno possa dire in Finlandia parlare inglese, adesso che sento parlare i finlandesi mi viene il sangue dal naso, però all'epoca per me è stata una bella scavallata di problema linguistico, quindi sono tornato che sapevo parlare inglese, quindi per me è stato molto utile. Una di quelle situazioni, o voli o vai giù a fondo, quindi o parli, impari a parlare, a comunicare con loro, oppure che ne so, il biglietto dell'autobus non lo compri, il pranzo chissà cosa ti fanno mangiare, eccetera eccetera. Come è proseguito poi il tuo rapporto con l'estero? La voglia ti è malattia, dipendenza? No, non sto scherzando, nel senso che è sempre stato una roba che mi ha proprio super appassionato, ma anche solo guardare i film in un'altra lingua mi ha sempre dato la sensazione di essere da un'altra parte, no? Quindi ho sempre provato a
oltre a intrattenere rapporti con le persone che trovavo in giro, ma oppure anche a gente che veniva, per esempio all'università nostra venivano gli stranieri e un gruppo di americani che veniva a trovare, a fare lì magari lo scambio. Io mi ci buttavo dentro per così, sai, per sentirmi all'estero, no? È figo perché parlano in inglese e così via. Quindi no, è sempre stato molto, molto... Ho sempre cercato molto e l'ho sempre valorizzato molto anche nelle persone che magari io poi ho conosciuto o selezionato, perché adesso ho fortuna ogni tanto di dare lavoro a delle persone e cioè il valore è, cioè, io penso che sia importante. Io ho notato, diciamo, tutti i nostri ospiti, tra parentesi, tu sei il nostro ospite numero 81, io non l'ho detto all'inizio subito per non rallentare il nostro inizio che di solito è un po' macchinoso, diciamo così. Perché ci dobbiamo riscaldare, quello è solo esatto. siamo anziani come un vecchio diesel. Quindi io diciamo che possiamo sempre dividere tutti i nostri ospiti in due categorie, sempre, scegliendole accuratamente. E ci sono quelli che a un certo punto hanno programmato e hanno quindi puntato delle situazioni e delle nazioni specifiche o delle situazioni professionali specifiche, mentre ce ne sono degli altri che diciamo non sono andati a caso, ma si sono fatti trasportare dalle occasioni e da quello che gli capitava nella vita. Tu in quale categoria ti metteresti tra queste due? Io mi metterei nella prima fase, nella scheggia impazzita, e poi cioè fino all'NBA. Poi una scelta molto chiara di dove fare la mia famiglia, e quello è stato scelta anche, diciamo, collettiva, nel senso insieme a mia moglie, e abbiamo deciso che l'Italia era il posto in cui avremmo voluto che nostra figlia crescesse, i nostri figli all'epoca crescessero, e quindi sì, è così. Quindi forse scheggia impazzita sempre. Non so. Quindi diciamo che guardo più o meno, siamo solo a 20 minuti, non è la metà della puntata. Con te possiamo fare tutta una serie di ragionamenti, perché sei un espatriato ritornato, uno che poteva vivere veramente in tante nazioni diverse, anche magari a fare lo stesso lavoro sostanzialmente, sì, perché sì, non c'è bisogno della tua presenza in un luogo specifico in questo momento storico, se non sporadicamente, quindi potevi scegliere qualunque posto e avete deciso come famiglia di tornare in Italia, e ovviamente sarai uno di quelli che tra l'estero e i paesi dove hai vissuto e l'Italia, non dico riesci a fare dei paragoni, ma insomma avrai qualche opinione, qualche cosa idee, sì, da dire, da comunicare. Intanto cosa ti ha colpito di più quando poi sei ritornato decidendo di stare? Allora, cosa mi ha colpito di più? Io per me il fattore enogastronomico nella vita ha un'importanza molto alta nella scala delle priorità. Ecco, okay? Soprattutto quello eno, nel senso che esatto, da Padovano, essendo Veneto. Una cosa che avremmo mai aspettato, vista la provenienza. Esatto. Quello posso dire che a me fa tanta differenza, perché io sono cibopatico. Cioè, se mangio e bevo bene sono contento, se mangio e bevo male non sono contento. E ovviamente, vabbè, non sto qua a fare... No, volevo solo dire che quelli che non sono cibopatici non ci stanno simpatici, nel senso che... Ok, perfetto. Sì, i nostri ascoltatori potrebbero riconoscere che c'è un pattern qui, che noi invitiamo solo persone con cui a un certo punto ci mettiamo a parlare di cibo, no, ma di poi bere. A trovarne uno che se mangia male è contento, insomma, voglio dire... Purtroppo io conosco delle persone che per esempio a pranzo non mangiano, e quelli sono, io non mi fido di chi non mangia a pranzo, mi lascia sempre intermittent fasting. Sì, Piero, ho avuto un trainer che ha provato a venderci per 3 settimane il training di una grande azienda il fatto che noi a pranzo non dovessimo mangiare come momento di gioia, ma solo come fuel to restart. E io la prima volta di questa cosa, perché io sono italiano, culturalmente rigetto qualunque cosa tu hai detto nel punto senza possibilità di apertura mentale. Vade retro. Ecco, quindi il mangiare abbiamo detto, Daniele, poi
E poi l'altra cosa onestamente è stata il vicinanza alla famiglia, sicuramente. Io ho 3 fratelli e tanti amici a Padova, quindi ci vado ancora spesso, e perché è importante sottolineare il fatto che comunque è stata anche una decisione familiare. Non ci vedevamo a ricostruirci da un'altra parte. Io ho ancora tantissimi amici da fuori, tipo io faccio i capodanni con persone che ho conosciuto all'NBA, quindi cioè continuo a vedere gente dall'estero, ma abbiamo scelto che quello che voleva essere il nostro gruppo, la nostra famiglia allargata, erano le persone con cui siamo cresciuti e così via. E poi l'altra cosa è quando abbiamo pensato di avere un figlio, che poi è stata una figlia, la facilità di muoversi in un sistema che conosci già. Cioè quando parli di sistema educativo, di sistema assistenziale, di sistema di supporto alla famiglia, quando sei nel tuo paese più o meno sai come funziona. Negli altri c'è uno sforzo non indifferente da fare, che noi non avevamo voglia di fare. Cioè per noi era tipo, già tra Milano e Padova, che scusatemi, è venuto l'accento padovano solo dicendo questa frase, è giù la bestemmia, proprio per essere in tema. Io a Padova, cioè dove va a scuola Daniele? C'è una scuola, dove vuoi che vada? Lì, ok. Dove va all'asilo mia figlia a Milano? C'ho 8 asili nel giro di 1 chilometro. È vero. Già questo per me è il livello, come dire, Super Saiyan. Figuratevi se dovevo capire come funziona il sistema scolastico, dove vanno, quali sono quelli, quanto si paga. Ed è per quello che io ho sposato un irlandese che fa la maestra, quindi c'ha così sei a posto. tutte le informazioni su nostro figlio. Esatto. Però sì, queste sono state un po' le tre cose. E poi anche professionalmente ho visto che, cioè, fossi stato limitato avrei detto vado. Però per fortuna o per bravura mi è sempre andato tutto bene, sono sempre riuscito a fare quello che volevo, quindi alla fine non ho mai sentito, sai, la serie tipo mollo tutto, va a fan bagno, me ne vado, perché qua non riesco a fare quello che voglio. Non è una passeggiata di salute, devo dire, però si fa. Allora noi diciamo di ospiti che sono tornati in Italia e poi hanno deciso di riandarsene via, abbiamo pochissime storie ancora, quindi non abbiamo una casistica complessiva. Però ovviamente se tu un giorno vedessi che la situazione per la ecco, sono andato via, però mi sentite? Sì, posso fare la domanda da certo. nero? Se sentissi che la situazione proprio per l'azienda, per il lavoro non è più semplice, non è più come quella di prima, magari un pensiero e anche le capacità per spostare tutto l'ambaradan da un'altra parte sostanzialmente ce le hai, e anche dal punto di vista, diciamo così, tecnico. Non è come spostare una fabbrica in cui si fanno fisicamente le macchine, no? Si spostano persone, comunque si spostano anche concetti, pensieri, più che una infrastruttura fisica. Quindi hai già, diciamo così, una visione, un'esposizione al mondo abbastanza ampia. Sì, grazie per la domanda, voce fuori campo. No, è vero, e noi oggi abbiamo dei ragazzi che lavorano dall'estero, sono italiani ma lavorano dall'estero perché, essendo liberi di lavorare dove vogliamo, ognuno lavora dove vuole, e quindi, cioè, sono molto più vicino magari a qualcuno dei nostri che in questo momento magari è fosse in Francia, rispetto a qualcuno che magari sta a Taranto. Quindi no, per quello che è Serenis, per quello che è la mia azienda oggi, il vincolo geografico è solo una scelta di setting in cui vuoi fare le cose. Non c'è nessun altro vincolo, devo dire, per oggi. Ed è quello il business model, no? Quello di proprio non avere vincoli, ma di offrire un servizio. Esatto, cioè è proprio nell'essenza di quello che facciamo, di dire, cioè il terapeuta migliore per te non sta dietro casa tua, ma è meglio che tu lo scelga tra tutti quelli che ci sono disponibili in Italia, che è più facile trovare fit, parola inglese, scusate, o la persona giusta. Quindi sì, non c'è vincolo in realtà.
Allora, io partirei a questo punto dall'aprire un'azienda in Italia. Perché? Perché abbiamo in questi... Aspetta, sì. Raffaele, siamo più o meno a metà. Prima parti con gli prima il pippone. e poi, diciamo, Allora, se siete sì, perché altrimenti poi lo interrompiamo. Se siete arrivati fino a qui ad ascoltare la storia di Daniele, ovviamente siete interessati a sapere che cosa succede nelle altre puntate di Una vita da lontano, per cui non potete fare altro che iscrivervi al nostro canale YouTube, scaricare i podcast, andare su unavitadalontano.com, trovare tutti i nostri link a tutti i nostri social media, mettiamola così, anche se si dovrebbe dire media perché noi abbiamo fatto il classico e quindi sappiamo che media è una parola latina, e poi se volete, se ci state guardando su YouTube, Emiliano ha un QR code dietro di lui che potete insomma cliccare che in questo momento si legge, in questo momento si legge per poco ancora e che comunque vedrete anche rimontato come sempre dalle abili mani di Emiliano, e quindi insomma potete trovare tutti i nostri link e condividere i nostri video, condividere i nostri podcast, e poi magari se volete diventare nostri ospiti perché state facendo un'esperienza all'estero o avete fatto un'esperienza all'estero, noi siamo qui, oppure avete un'azienda che insomma vuole sponsorizzarci, mettiamola così, facciamo consigli per gli acquisti, noi siamo gentili in obbligo, Daniele, assolutamente, ecco, era così per non dire. possiamo fare nulla di elettronico, però mangiare e servizi li possiamo fare. Chiusa la parentesi con dei consigli per gli acquisti, abbiamo intervistato come primo ospite delle prime 2 stagioni il nostro amico Marco De Santis, che è un bravissimo informatico che vive in Inghilterra, che a un certo punto è partito proprio dall'Italia, si è aperto una startup anche lui in Inghilterra, e la cosa che ci stupì quando ci raccontava questa storia è che praticamente lui è riuscito ad aprire l'azienda in 5 minuti pagando una roba tipo £20 ed era già pronto per andare sul mercato. Tu che invece insomma ti sei scontrato con l'idea di aprire una startup non a San Francisco nella Bay Area, non a Londra nella City, ma a Milano, insomma, quali sono state le difficoltà prima poi di andare a raccontare che cosa fa Serenis? Ma non si fa in 5 minuti, non si fa con £20. Questo no. Allora, non è una roba impossibile, però è proprio, vedi nella vita dell'azienda, dalla parte burocratese, cioè proprio senti di essere un po' in Italia, no? Quindi per esempio per aprire non si può fare online, bisogna andare in un posto specifico, ma poi più che l'aprire in sé, che sì, vabbè, un po' di scartoffie, bisogna avere tutto al proprio posto, statuto e cose di questo tipo, ti servono un sacco di professionisti per farlo, perché la verità è che non lo puoi fare da solo. Ecco. E lì secondo me viene fuori tanto dell'Italia, tanto di un sistema che diciamo alla complessità ha risposto con la professionalità, e quindi c'è un sacco di professionisti che ti servono per fare tutto, cioè solo per aprire ti serve il commercialista, l'avvocato, il notaio. E io mi ricordo che quando abbiamo fatto l'aumento di capitale eravamo in una stanza, io, Silvia e altre 9 persone, che erano gli avvocati nostri, il commercialista nostro, il notaio, gli avvocati di chi stava investendo in Serenis, e cioè tipo dici, in questa stanza c'è, se sta cosa si potesse fare online, questi 9 sparirebbero e quindi dici potremmo fare un modello di business su fare gli aumenti di capitale online. Però a parte le battute c'è un po' di complessità, questo sì, questo è indubbio. Ecco, allora adesso abbiamo aperto l'azienda, anzi l'idea l'abbiamo detta un po' prima, insomma, del business model, ma se vogliamo entrare proprio nello specifico, e perché sei qui? Perché io sono incappato in uno dei tuoi advertise che sono stati fatti su social media, credo fosse su Instagram, quindi comunque bello mirato e centrato sul nostro profilo Instagram, che si occupa di persone che vivono all'estero, e quindi boom, immediatamente è venuta fuori la pubblicità di Serenis.
che si occupa di che cosa, insomma? Allora, Serenis, il modello di Serenis è una piattaforma digitale che eroga servizi per il benessere mentale, però per entrare un pelino un po' più in come funziona, voi dovete immaginare un centro medico che Serenis è. Quindi nel centro medico una persona va perché trova dei professionisti selezionati, quindi tutte le persone che collaborano con Serenis, quindi gli psicoterapeuti, sono stati selezionati uno a uno con un processo abbastanza strutturato. Loro, una volta che sappiamo che sono ok, cominciano a utilizzare la piattaforma. Cosa fa la piattaforma? Lato paziente invece ti aiuta a trovare tra i 400 e passa che abbiamo adesso qual è quello che fa più al caso tuo. Quindi ti fa delle domande, da queste domande cerca di capire, non è che c'è nessuna fantasia, c'è un algoritmo che, avendo noi profilato molto bene i terapeuti, ti propone quello giusto. E poi c'è tutta la tecnologia, anche un po' la parte magic moment che a me piace molto, che è tipo che vedi la sua agenda, quindi basta un click e ti prenoti l'appuntamento, e poi Serenis ti accompagna nel modo marchettaro, ti toglie dalle scatole tutta una serie di cose, tipo tutta la fatturazione, la detrazione automatica, perché essendo un centro medico tu puoi detrarre le spese di psicoterapia, assistenza, c'è qualcosa che non va col tuo terapeuta, il monitoraggio, quindi sapere come sta andando la terapia, sapere come sta andando il tuo terapeuta e quindi anche assicurarti che questa qualità che noi abbiamo all'inizio venga mantenuta, no? Quindi questo è quello che fa Serenis, e tendenzialmente l'80% del nostro lavoro è sulla tecnologia, no? Perché finché ne hai 10 di terapeuti, li conosci nome e cognome, è facile. Quando ne hai 400 è molto difficile, quando ne hai 1000 è ancora più difficile, e quindi lì interviene la tecnologia, perché anche solo per sapere come stanno andando le cose vuol dire avere tutti i dati, vedere cosa sta succedendo, non entrare dentro la seduta, ok? Privacy, GDPR, etica, mettete tutto quello che volete, quello non si fa, però ovviamente noi vediamo quando ti sei collegato, quante volte hai fatto una seduta, quante volte l'hai fatta con il terapeuta, cerchiamo di capire come sta girando la macchina per mantenere sempre più diciamo valida la promessa che è che se vieni da noi sei seguito e sai che c'è una terza parte che si prende cura del fatto che tu stai facendo questa roba, non tipo questo terapeuta, ciao terapeuta, dammi 50 euro perché ti ho trovato un paziente e tanti saluti. Ma Serenis permane, diciamo, nella tua esperienza. Quindi voi fate praticamente ogni riferimento a competitor, sì, vai Piero, vai. Ogni riferimento a competitor è puramente casuale, ogni riferimento a competitor è puramente voluto. Ok, casuale, ok. Allora, Piero, tu hai usato il competitor giusto per farci capire, o conosci qualcuno che l'ha usato? No, io parlavo per sentito dire, come si può immaginare. Bene. E invece avevo una domanda seria, perché una startup appunto italiana che offre un servizio così complesso e offre anche una gamma di professionisti con dislocazioni diverse, mi chiedevo burocraticamente, dal punto di vista appunto dell'offerta di lavoro a professionisti che sono da altre parti, come si organizzasse, perché comunque dovete avere un rapporto anche costruito dal punto di vista fiscale e burocratico, sì. No? Specie con chi all'estero. Noi tutte le persone che non è verissimo che tutte le persone che lavorano con noi sono in Italia, perché mi viene in mente almeno un caso di una persona che momentaneamente è stata all'estero, che ci ha creato dei problemi di fuso orario banalmente. Okay. Che la piattaforma in quel momento non contemplava 2 agende che stavano in due quindi si è spaccato tutto per un momento, perché ho scoperto che una delle nostre terapeute se n'era andata a lavorare all'estero. Però tendenzialmente lo schema è italiano, ed è quello proprio dell'affiliazione a un centro medico. Quindi Serenis è un centro medico, e così come voi avete presente l'ortopedico che quel pomeriggio va in quel centro medico e il centro medico gli passa i pazienti e lui lavora lì, il centro medico fa tutto il resto. Questo è il modello di Serenis. Sì, e beh, poi prende una percentuale sulla capisco. Esatto. Vengo da una famiglia di medici, quindi sono liberi professionisti loro, che stanno tendenzialmente dove vogliono, e perché lavoriamo online. Possono anche venire fisicamente, perché abbiamo un centro medico anche fisico, però
tendenzialmente il grosso lo facciamo sull'online. E la seconda domanda che avevo in canna era come si supera il paradigma da parte del professionista dell'offrire il pacchetto completo dei propri servizi online? Io faccio un esempio stupido, però 10 anni fa mi informai con degli psicoterapeuti della città di cui siamo originari noi tre, e dissi: ragazzi, io comunque vivo all'estero, quindi magari non so, una questione su Skype, una cosa del genere. Ah no, l'ideale sarebbe venire in presenza. E lì si rimasi un po' stupito. Mi chiedevo se aveste affrontato questo paradigma anche voi nel momento in cui vi siete presentati ai professionisti, soprattutto. No, ci ha pensato qualcuno di molto più grosso di noi che si chiama Covid. Vabbè, certo, anche quello è vero. Cioè, praticamente il Covid ha portato l'adozione della psicoterapia online da X% a 100% per un anno e passa, e quindi vi devo dire la verità che non è mai stato un tema nel nostro caso. Cioè okay. È più un tema magari lato paziente, di far capire quali sono i vantaggi, perché non è vero che è la stessa cosa, ok? Questo lo dico contro il mio interesse, cioè non per tutto la psicoterapia online ha la stessa efficacia, ci sono cose gravi che vanno trattate in presenza. Nel nostro sito c'è scritto cosa non facciamo, ok? E quindi questo anche, diciamo, dal punto di vista deontologico, se esistesse, per noi non c'è, ma ce lo siamo imposto, però allo stesso tempo ha tutta un'altra serie di vantaggi enormi, e quindi questo è stato più il lavoro da fare, più che funziona, non funziona, si può fare, non si può fare, è più del ok, l'online ti può dare tantissimi vantaggi, alcuni noi non avevamo la più pallida idea che esistessero, perché quando io ho cominciato a vendere, tra virgolette, Serenis, cioè terapia online costa meno, la fai da dove vuoi, le robe standard che ti vengono in mente. Poi adesso che è un anno che la facciamo, scopri che c'è il paziente in sedia a rotelle che da casa non esce, ok? Quindi senza terapia online non fa terapia. C'è il paziente che vive in un posto in cui non c'è il terapeuta nel giro di 40 km, quindi o la fa online o non la fa. C'è il paziente che soffre di disturbi legati a dove sta lui, tipo sto in un paesino in cui mi sento costretto, tutti si fanno i cazzi miei, scusate il francese, e quindi cioè, di andare dal terapeuta che tutti sanno che è lì, e che quando entri da quella porta stai andando lì, cioè una barriera insormontabile, quindi fanno online. Quindi queste per dirvi alcune robe aneddotiche, però che sono robe che tu quando cominci dici effettivamente non ci avevo pensato, cioè l'impatto è quasi più grande di quello che pensavo io quando ho cominciato a raccontarlo in giro, no? Questo è stato abbastanza fico, devo dire, dal punto di vista imprenditoriale, perché dici più di quello che pensavo. Quindi c'è anche una cosa in più: se chi, per esempio, nonostante io personalmente sono stato in terapia per poco più di un anno attraverso un'altra piattaforma, devo dire la verità, ma pur parlando fluentemente inglese e spagnolo non avevo la minima voglia di farlo in una lingua straniera, perché tu vuoi che il rapporto con il tuo terapeuta sia il più immediato possibile e non ci sia neanche quella virgola di sfumatura fraintendimento che può avvenire tra due persone di madrelingua diversa. Assolutamente. Italiani all'estero anche per noi è tuttora, così per farvi ridere, è una delle diciamo nicchie in cui abbiamo grandi soddisfazioni, ovviamente. Sì, ma è vero, ci esauriamo tanto, mangiamo male, beviamo poco. Esatto. È vero. Poi, no, esatto, ma ha ragione Piero, perché io per esempio adesso o per l'azienda per la quale lavoro mi offre un'assicurazione per cui posso avere una serie di sedute psicoterapeutiche gratis, però adesso per fortuna non ho avuto bisogno di fare davvero, però come dice Piero, forse farlo in inglese non sarebbe la stessa cosa che farlo in italiano. Quello è importante, ed è appunto la famosa pubblicità di cui era proprio dedicata agli italiani all'estero, quale esatto. si diceva c'è questa opportunità. Emiliano.
Io mi volevo inserire da prima in realtà. Intanto mi scuso per il colore giallognolo che ho in questo momento, poi vedrò se lo riesco a risolvere. Volevo dire che non mi stupisce che l'algoritmo ci abbia fatto vedere la pubblicità di Serenis, visto conoscendoci, insomma. No, volevo solo sottolineare questa cosa. E appunto era da prima, la mia curiosità era di sapere quanti italiani all'estero, diciamo in percentuale, in numeri, sono vostri utenti / pazienti. Ecco qua, io non posso parlare che mi cade. Comunque la domanda era questa, proporzionalmente, insomma. Sai che non lo so, se volete poi ve lo mando, ma non me lo ricordo, però migliaia, ecco. Perché cioè, sono un bel po'. Ed è stato quello, nel senso, l'idea è arrivata dopo, oppure quando avete pensato alla piattaforma avete pensato proprio agli italiani all'estero? L'idea è arrivata contemporaneamente, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo definito qual era il go to market di Serenis, quindi quali sono le nicchie, tipicamente quando cominci a portare un prodotto sul mercato non spari mai sul mucchio perché è inefficiente, no? Sì. Quindi quando cominci a pensare alle nicchie, tra le nicchie iniziali c'erano, dici, chi è che può avere alto intento, alto bisogno e capacità di spesa, ovviamente. Italiani all'estero è un buon target, che tipicamente se sono all'estero per lavorare, sono più educati nel senso inglese del termine, e quindi sì, è proprio andata così. È vero. Serie, da dove cominciamo? Ma italiani all'estero, poi la figata del digitale, che fai un test, ci metti qualche decina di euro, vedi come va, dici sembra che stia funzionando. Poi non ha sempre funzionato benissimo, a volte sì, a volte no, però a quel punto poi ci cominci ad investire. Ok, tra il momento in cui siete partiti e il momento in cui avete cominciato a guadagnare, quanto tempo è passato? Se state già guadagnando, mettiamolo così. Devo ancora arrivare al momento. Allora, a fatturare subito. Okay. La cosa bella bella, necessaria di fare startup è che noi siamo usciti con una cosa di cui, sai che dicono sempre, se non ti vergogni della prima cosa con cui sei uscito, vuol dire che hai aspettato troppo, no? Nel nostro caso specifico avevamo già raccolto una milionata, mi pare, che vi assicuro che 1 milione di euro, se cominci a fare un'azienda, va via come il pane. E quindi il prima possibile abbiamo buttato fuori quello che avevamo, che era davanti vedi una roba digitale, dietro gente che smanetta, e quindi no, il fatturato ha cominciato ad arrivare subitissimo, pochissimo, robe diciamo inezie. Fare i soldi, che vuol dire per gli startupari la stella polare è il break even, no? Ecco. E arriverà. Ok, insomma, prima di diventare un unicorn ci vuole un po', insomma. Sì, no, esatto, anche perché sennò c'è questa cosa, no, di quando tu fai i round di finanziamento, è sicuramente un momento, un successo, perché vuol dire che c'è della gente che prende milionate e te le dà a te, e tu dici, e tutti figo, bravissimi, escono gli articoli di giornale, però ti servono quei soldi, non è che, cioè, se non ti fossero serviti non li avresti chiesti, no? Quindi tendenzialmente finché c'è round vuol dire che non stai ancora facendo tanti soldi, detta brutale, oppure che ne stai bruciando un pochino. Ecco, no, io sono un grande fan di una trasmissione americana che si chiama Shark Tanks, nella quale tutti gli imprenditori vanno a proporre un'idea, e quindi ci sono tutta questa serie di domande che ti sto facendo. Ovviamente sono anche un fan di una serie televisiva che è passata qualche tempo fa, che si chiama The Dropout, che racconta invece cosa non fare quando si apre una startup. E ovviamente, come molti di noi che frequentiamo YouTube, insomma, guardo molto i video di Montemagno, e quindi mi interesso anche io un pochettino di quello che è abbastanza pop, devo dire, il fenomeno della diciamo early stage entrepreneurship, delle startup, dei primi mesi, anni di vita delle aziende, se ne parla un sacco. Sì, perché ti dà l'idea di poter fare qualcosa da zero, nel senso, abbiamo cominciato a raccontare, no, il momento di quando ti tremano i polsi che decidi di fare una roba, ma è quella, secondo me, forse l'euforia più grande, il momento di euforia massima è proprio quello, insomma, poi è abbastanza
è divertente, crea dipendenza, serve una certa dose di anche scelleratezza secondo me per farlo, però cioè, secondo me è molto in hype in questo momento proprio perché visto da fuori sembra una roba figa, anche colpa nostra delle startup che facciamo tutta una super mega comunicazione di addolcimento, di window dressing, no? Del fatto che, come dicevo prima, round investimento successissimo, vero, però poi ti servono quei soldi. Se fossimo in grado di farli da soli dal giorno zero, probabilmente ce ne servirebbero meno e così via, per cui sì, c'è questo double side. Amy. Io nel frattempo sono tornato anche in video, come potete vedere. Sempre bello rivederti. Una cosa proprio sullo sviluppo dell'azienda da startup, e poi si cerca di farla andare bene, poi però ovviamente questa crescita a un certo punto cosa può diventare? Può diventare fare tra virgolette copie e cloni di se stessi, quindi aprire in ogni singolo paese europeo o in uno alla volta, cercando di capire come può essere fatta questo tipo di attività altrove, oppure per esempio applicare lo stesso sistema, diciamo, tecnologico a situazioni appunto simili, magari non dico di, che ne so, appunto parlavamo prima di la fisioterapia, o piuttosto che uno yoga online fatto in un certo modo, o comunque delle cose un po' più mediche, un po' più serie, che aiutano appunto quei pazienti che magari stanno in posti complicati, disagiati, con delle situazioni personali particolari. Che tipo di sviluppo vedi in un futuro? Emiliano, hai appena fatto una lezione base di strategia praticamente. Cioè, adesso si monta la testa. Ti mancava solo un pezzettino. Un pezzo. Cioè, allora, perché tu hai un modello e la tecnologia, quindi hai due direzioni: o la scali su altri paesi o la scali su altri servizi adiacenti, ok? Tenendo ferma la tecnologia. La terza gamba è: faccio proprio una roba completamente diversa in cui magari sfrutto i miei 400 o migliaia di psicoterapeuti e migliaia di pazienti e clienti, quindi diciamo le direttrici sono tutte quelle che tu hai nominato. In realtà qual è la discriminante? È la velocità con cui vuoi farlo. Quindi se vuoi farlo immediatamente, ancora prima di rendere solido, oppure se vuoi farlo invece diciamo una volta che hai una posizione solida nel mercato e nella geografia in cui sei. Noi siamo in questa seconda fase, cioè in questo momento vogliamo rendere solida, che vuol dire non dico profittevole, ma comunque magari vicina alla profittabilità, e poi decidere quale delle due direzioni, e lo faremo sulla base dei segnali che riceviamo. Per esempio adesso posso condividere, tanto non lo farò domani, abbiamo un bel po' di segnali che ci dicono che probabilmente la tecnologia di Serenis, presa com'è, può funzionare su altri settori prima che altri paesi, perché è molto il sistema paese per un business model come il nostro, che è di selezionare e assicurarsi della qualità del professionista. Tra un paese e l'altro cambia tutto, immaginate, cambia il tipo di laurea, gli ordini, la contrattualistica, eccetera. Quindi probabilmente è molto più facile, ma sto facendo un'ipotesi, prendere un fisioterapista e metterlo sopra Serenis, che potrei farlo domani, rispetto a prendere uno psicologo in Spagna, Francia, che magari hanno sistemi diversi anche di sistema sanitario, perché per quanto stiamo qui a parlare di digitale, noi facciamo una professione sanitaria, quindi c'è tutta la normativa e la rava e la fava, e quindi sì, se ti devo dire, mi sembra più facile la seconda rispetto ad andare in altri paesi, però è chiaro che dove sta la facilità sta anche il premio minore, quindi rischio rendimento, e così abbiamo chiuso anche con un'equazione finanziaria, abbiamo fatto strategia finanza. E quindi la domanda è la forza a questo punto, in questo momento digitale, nei servizi che esplodono, è l'engine, è il motore, è il famoso algoritmo, quello che vince su tecnologia, tutto. cioè quello che ti difende, ti differenzia, è se la tecnologia funziona, ti permette di scalare velocemente. Cioè vi faccio un esempio: Serenis gestisce migliaia di fatture a settimana senza persone che lo fanno,
Quindi quella roba lì è tecnologia che ti permette un domani di dire posso farlo per altre 100.000 persone e lì non c'è un costo, no? Quindi tecnologia sembra sempre una roba sexy, no? Di front-end, di user experience, tutte queste parole fighe, design, ma in realtà tecnologia vera è quella che ti fa lavorare, per esempio noi molto bene i terapeuti, che ti trova il match giusto e così via, e quello poi ti permette di scalare. Ma più che altro se non ce l'hai non sei neanche difendibile, cioè che arriva uno che ha 100 volte i soldi tuoi, se è solo una questione di, come dire, transazionale e non c'è valore anche per il terapeuta di usare Serenis, cioè domani vanno dall'altro, no? Se invece quando la usano funziona, gli toglie un sacco di sbattimenti e così via, allora sì, funziona. Allora oggi abbiamo... Sì, scusa Piero. Che da lontano è il podcast che vi dà lezioni di economia e di gestione di impresa gratis, per cui almeno un minimo di riconoscenza su Patreon e un paio di sessioni con Serenis. Ecco, e poi cliccate sul like, mettete il like e condividete, iscrivetevi. Esatto, sì, diventerete anche voi dei bravissimi imprenditori. Andate a guardare il sito di Serenis, perché noi adesso ne abbiamo parlato, ci sono i riferimenti ovunque su tutti quanti i link dove ci avete visto, dove ci avete ascoltato, anche solo per capire semplicemente come si pone sulla loro home page, le parole che usa, biglietti da visita, diciamo. Poi se ne avete bisogno, se ne avete desiderio, sono lì, e nel frattempo però insomma sapere che esistono alcune cose, come esiste questo servizio, non è un'informazione sprecata. Quindi siccome stiamo andando come capite verso la fine, però prima di finire io vorrei proprio fare l'esempio, nel senso che andare proprio alla base, proprio essere proprio basico, nel senso, allora io sono una persona che vuole fare della psicoterapia, ok? Quindi vado sulla piattaforma vado su serenis.it e che succede? Perché l'hai spiegato un po', ma voglio il customer journey, ok? Come diremmo noi, l'happy path. Allora, si vede che lavoro in customer service da almeno 15 anni, però si sente che c'hai il gergo. Allora, cosa succede? Vai sul sito, clicchi su voglio cominciare, rispondi a un questionario, quindi la call to action ti dice quello che succederà. Rispondi a un questionario, che sono circa una dozzina, che possono diventare anche 20 domande, perché poi è un po' dipende da cosa rispondi. Quelle domande entrano nel nostro macinino, mettiamola così, quelle domande aiutano l'algoritmo a trovare la persona che noi riteniamo più adatta rispetto a quello che stai dichiarando, che ti può servire. Ti registri, quindi inserisci username e password, vedi il tuo terapeuta o la tua terapeuta, ci parli, c'è una chat, vi potete scambiare dubbi, perplessità e così via. Scusate, mi sono dimenticato, vedi il terapeuta, vedi la sua agenda, che è una figata, ci clicchi, ti prenoti il primo appuntamento gratuito. Una volta che hai prenotato il primo appuntamento, fino al giorno dell'appuntamento appunto ci puoi parlare, se hai dubbi, cose, vuoi anche solo capire come funzionerà e così via. Fai il primo colloquio con lui o lei, se tutto va bene vi riprenotate un altro colloquio. Nella piattaforma ovviamente, mentre tutto questo succede, puoi spostare, cancellare, fare, brigare tutto quello che ti interessa. E nel momento in cui parti con il secondo colloquio, lì comincia veramente il percorso di terapia e cominci anche a fare una cosa bellissima per Serenis, che è pagare. Ecco, quanto costa? Tutti i terapeuti hanno lo stesso prezzo? Tutti i terapeuti hanno lo stesso prezzo. Il prezzo di Serenis è 49 euro a seduta. Ok. E poi niente, poi tu vai avanti, ogni tanto sentirai Serenis che ti chiederà come sta andando, che ti chiederà un po' di cose per capire come sta andando, e poi Serenis si prenderà cura di tutto il resto, fatture, detrazione fiscale, tutte queste cose un po' burocratesi, e finché diciamo avrai voglia o ti servirà, rimarrai su Serenis. Allora, è capitato, la domanda cattiva prima di lasciarci, è capitato che qualche terapeuta si sia portato via i clienti?
sia uscito dalla piattaforma? Dico, sì, è capitato, e sono capitate le due cose in successione molto rapida. Nel senso che ce ne accorgiamo abbastanza rapidamente, perché abbiamo un sistema di analytics molto sofisticato, proprio si vede se tu sei fuori o dentro gli standard di quanti pazienti io ti ho mandato e quanti rimangono, quanti se ne vanno, quanto dura e così via, che Serenis è un business, network business, cioè quindi sì, è capitato okay. Ed è stato molto bello anche la coesione invece di tutti gli altri che hanno preso insomma le parti della cosa, perché dovete sapere che loro sono una professione, quindi una cosa del genere danneggia tutta anche la professione, sì. Esatto, quindi sì, è successo. È successo di tutto, ragazzi, immaginare, cioè una startup non è che è un bagno di sangue di cose da fare, e tutte le sfighe che possono succedere tipicamente succedono, quindi faremo la seconda puntata, sì, con le sfighe della tua startup tra qualche mese. È stata la puntata della professionalità, adesso raccogli il meglio degli aneddoti, così al ritorno facciamo la puntata del rilanciare. Quando volete ridiamo un sacco, secondo me, tra l'altro. E poi volevo dire che quando sarà il momento faremo anche la puntata per lo spin-off della startup, quando appunto deciderete come svilupparli. Allora, se avete altre parole straniere a caso, o anche parole latine che pronunciamo molto male, potete farlo adesso oppure mai più. Se Piero ha la sua citazione sul viaggio, ce l'ha? Assolutamente sì, soprattutto in una situazione in cui tu miri al benessere personale, direi che vorrei vivere in un mondo dove cercare voli fa perdere calorie, disse un anonimo. Ecco, non esiste, uno direi quasi utopico, mettiamolo così. Detto questo, ti lasciamo la parola a Daniele per dire qualcosa che magari non ti abbiamo chiesto, ma che tu pensavi che ti potevamo chiedere, oppure una cosa che vorresti dire, un consiglio per i nostri ascoltatori, oppure niente, semplicemente un saluto. Il mio consiglio è ogni tanto fermarsi. Che non è peregrina come cosa, per cui la prendiamo in parola subito, perché praticamente stiamo finendo la trasmissione. Facciamo i saluti, grazie mille di essere stato con noi, in bocca al lupo per Serenis.it, e appunto, come ci siamo detti, ti rimettiamo nel turbine per fare una seconda puntata quanto prima, per cui io sono il primo a salutare. Grazie mille, grazie a tutti, ciao. E poi le cose tipiche da fare alla fine. Grazie ancora per averci accompagnato in questa puntata e averci scritto tutto quello di cui vi state occupando al momento, Daniele. Io pure voglio salutarti con calore ed affetto e passare la palla a Raffaele, che ha una cosa fondamentale da ricordarvi con una leggerezza poi che non so di che cosa stai parlando. Comunque Serenis.it, mettiamo il link qui sotto in descrizione, ma comunque insomma il nome è facile, potete andare. Poi vediamo fuori onda se riusciamo a mettere anche un codice sconto, qualcosa nella descrizione, vediamo che cosa riusciamo a fare. Usatelo, insomma, andateci, perché noi non facciamo di queste cose perché non è un redazionale, insomma ci interessava proprio l'idea, il concetto e il prodotto, perché secondo me può fare bene a quelli che come noi hanno deciso di vivere all'estero. unavitadalontano.com, cliccate, like, condividete. È stato un piacere come sempre, ci sentiamo la prossima volta. Ciao, grazie.